Non c'è solo calcio a Radio Rossonera. Il Milan ci piace, certo, ma non è tutto. Per questo è nato www.pod2me.com, una nuova piattaforma di podcasting per parlare di argomenti diversi. E non finisce qui. Come sempre, i protagonisti siete voi. Se avete un podcast nel cassetto, Pod2Me è il posto adatto per realizzarlo. Non vi resta che visitare il sito www.pod2me.com e seguirci su Instagram. Pod2Me, podcast per tutti i gusti. Da oltre 20 anni Europublishing è il punto di riferimento per i tifosi del Milan in tutta Italia. Con i nostri calendari, album di figurine, set cancelleria e carte da gioco portiamo la passione rossonera nelle case, negli uffici e nelle scuole di milioni di appassionati. Rivivi le emozioni delle grandi vittorie, colleziona i tuoi campioni preferiti e porta i colori della tua squadra del cuore sempre con te. Europublishing, quando la passione per il Milan diventa una tradizione. Visita il nostro sito europublishing.it oppure sfoglia il nostro catalogo su Amazon alla pagina Europublishing. Europublishing è qui che batte il cuore rossonero. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buon lunedì, finalmente un buon lunedì, 23 settembre del 2024 è il Chiama Milan di lunedì, il primo di questa nuova versione di Chiama Milan su YouTube, 9:30 in diretta con voi per commentare Inter Milan 1-2. Beh, se lo sapevamo prima, cioè Sì, se avremmo l'avessimo iniziato saputo prima, Probabilmente sì, avremmo iniziato dalla prima giornata. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Ed Enrico Boiani. Grazie Ciao. Matteo Gabbia, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie a tutte e due, grazie a tutti quelli che sono qua già in ascolto con noi, grazie a Morgan in regia che oggi, Morgan, ti tocca, mi sa che ti toccherà fare un'oretta abbondante di centralinaggio. Avete dormito? Posso? Hai recuperato? Tantissimo. Sai, Ma io non tanto, io non cioè, ricordavo sono come pezzi. fosse il lunedì, cioè iniziato con la vittoria del derby. Tra l'altro mi è piaciuto molto perché appena arrivate in radio, qui intorno, ho già visto, cioè ho rivisto loro, ma no, ma non conta niente, ma vabbè, gode la Juve. Cioè, ma perché loro sono sempre stati loro, siamo noi che... Però loro sono sempre loro, sempre bello. Il quartiere è un po' interista, Sì. Filo. un po' tanto. Un filo. Va bene, andiamo al telefono, pronto? Ciao ragazzi, indovinate chi è? Non avevo dubbi. Angelo, Ciao, sei al Angelo. telefono dalle 6:45, credo. Cioè, lì... No, non è mai andato a letto. Telefono ok. 3 minuti, 4 minuti. Allora, Che volete che vi dica? Allora, chiariamo una cosa, non è che io fossi pazzo, io contavo sul fatto che il Milan è il Milan. Cioè, la reazione prima o poi deve venire. Quindi quale miglior partita di quella? Sul Liverpool avevo più dubbi in effetti, anche perché il Liverpool obiettivamente è anche più forte dell'Inter, però vabbè. Sono contento una cosa, direttore, di quello Dica. che hai fatto per Fonseca, perché io ho visto tutta la conferenza stampa e vabbè, non faccio nomi perché lasciamo perdere, ma una domanda in particolare mi ha fatto girare le scatole. Tu non puoi chiedere a un allenatore: ti stanno esonerando, come la pensi, cioè, voglio dire, un po' di rispetto anche per chi lavora, no? si può dare il giudizio su tutto, insomma, siamo anche pagati, tra virgolette, per fare questo, però andare Sì, un po' a ma c'è pizzicare la modo e modo, persona cioè, è stato un po' perché too non l'ha much. mai fatto con Pioli? Perché non l'ha mai fatto con Pioli? Hai fatto la domanda, avrai già la risposta, penso. Ecco, appunto. Quindi, poi vabbè, c'è qualche milanista ancora su internet che piangeva ieri sera, ma vabbè, non è un problema. Il problema era che Leao ha sbagliato 2 gol, ecco, quindi vabbè, lasciamo perdere. Comunque Angelo. sono contento, spero almeno una settimana tranquilla.
Tu che dici? Sì, contando che c'è venerdì la partita, quindi ci godiamo sui 4-5 esatto, cioè giorni. sono 3 giorni alla fine. Adesso l'importante è che abbiano capito che devono giocare, che devono impegnarsi e che il Lecce è come l'Inter. Sì. Il problema è quello, il Lecce è come l'Inter. Ma poverini quelli del Lecce, però sì. Grazie Angelo. Ciao Angelo, ciao. Grazie a Francesco che ci dona 2 euro e scrive Matteo capitano. Se l'hanno scritto in tanti ieri sera nel post partita, e anche Fede che si è abbonato ed è abbonato con noi da 30 mesi, mamma mia, tantissimi. Ciao Fede. Però sì, devo dire che l'hanno scritto in tanti di Matteo Gabbia capitano. Come Angelo si è preso i meriti per averlo detto, noi ci prendiamo i meriti perché nelle formazioni su Instagram avevamo messo scientemente pensata Matteo Gabbia. È diventato un profilo di Matteo Gabbia all'improvviso ieri sera, ma giustamente anche direi, perché e proseguirà nel corso della giornata, perché spoiler, ha stravinto il Man of the Match. Ci mancherebbe. Pensavo era qui in diretta. Sì, è qua con noi. Spoiler, ha parlato nel post partita, quindi rimanete su Instagram che troverete altri contenuti di Matteo Gabbia, che io prima di capitano partirei dal intanto in campo, punto. Poi penseremo eventualmente al resto. Ma intanto Matteo Gabbia è in campo. Punto. Ti ricordi quando Harry a un talk si chiedeva ma di che fine ha fatto Matteo Gabbia? Perché a inizio stagione era desaparecido. Cioè, era proprio tutto calcolato per tirarlo fuori al derby. Tutto calcolato. No, scherzi a parte. C'è già un'altra telefonata. Prima però devo ringraziare Stefano, se no me lo perdo. E il suo rinnovo di abbonamento per il 15° mese. Stefano, grazie. Pronto? Ciao a tutti ragazzi, sono Alessio. Ciao. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ma io ho una domanda. Tutta questa cattiveria agonistica, questa dov'era? notizia, che fine aveva fatto in questi 2 anni? Dov'era? Cioè, assurdo, non perché sia il derby, perché gli altri 6 tutto questo non si è visto, insomma, cioè è assurdo. Cosa sia successo in questi ragazzi? Viene fuori un paio di volte l'anno. Speriamo che non sia l'unica. Speriamo che non sia l'unica. Io sono molto felice, oltre che per la vittoria, proprio per questo, per l'atteggiamento della squadra. Secondo me Morata, Abraham sono serviti tantissimo a questo. Cioè, sono stati tra virgolette gli aprifila, e dopo quei 10 minuti Bastoni che spinge Pulisic con la squadra che subito fa un capannello, io non lo vedevo da tempo nel derby. Solitamente è sempre il contrario. Oltre a questo ragazzi, io penso una cosa: squadra che vince non si cambia. Io direi di continuare così e vediamo se squadra che cosa vuole fare durante questa stagione. Ok che siamo un pochino corti in qualche reparto, soprattutto sulle punte magari, però che facciamo? Abbiamo Milan Futuro, dobbiamo sfruttare, però io credo che la squadra ha dato questa sensazione anche di compattezza. Io proverei a continuare così, perché gli ultimi temi, questo 4-2-3-1, parliamoci chiaro, soprattutto secondo me non è un caso che la squadra è tornata a giocare a calcio senza Loftus in campo. Io purtroppo non vedo in questo giocatore uno che può fare il titolare nel Milan, uno che non eccelle in niente, insomma. Cosa ne pensate voi? Forza Milan ragazzi. Ciao. Tu Loftus deve un po' accendersi, dai. Diciamo allora, così. io non vorrei essere no, ma guarda, io sono stata spesso criticata perché l'ho criticato. È un giocatore che sicuramente l'anno scorso è stato stravolto, perché voglio dire, tanti hanno giocato fuori ruolo l'anno scorso. Quest'anno credo che debba trovare ancora un po' la sua dimensione. È un giocatore che, cioè, se tutta la squadra ci mette qualcosa in più, si vede che lui non ce lo mette, ma non umanamente, cioè è proprio un giocatore che in questo momento non ha, non so, tu hai detto che non ha ritmo, no, ieri? Sì, è entrato con un po' poco ritmo. Un po' mollo in questo momento, non so se sia mollo lui, perché non è che io l'ho seguito in tutta la sua carriera, o se sia mollo in questo sistema di gioco. Che mollo è mollo. Però Moglio, ma che moglio? Non so.
Cioè, in questo momento io non ce lo vedo né a centrocampo a fare i 2 né a fare il 10, cioè un po' inadatto. Vabbè, insomma, per forza di cose dobbiamo passare anche da Loftus. Per Perché non forza, so son se 4. vi ricordate, esatto, oltre a Fofana e Reinders Ci sono c'è Loftus e Musa Musa. e appunto Loftus. Quindi per forza di cose o lo mettiamo in stagione oppure facciamo fatica. In realtà un po' tutta la squadra fa fatica se non iniziamo a mettere dentro il 14, il 15, il 16, il 17 della Sì. rosa. Se no rischiamo che tra un mese siamo con non la benzina finita, di più. Telefono, pronto? Sì, buongiorno. Ciao. 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 Allora, innanzitutto si gode stamattina quello che possiamo, tutto un po'. Direi di sì. Sì, però posso dire la verità, ieri un pochino tutta la situazione che c'è stata in questi mesi mi ha un po'... Cioè, sono stato un pochino più freddo durante il derby rispetto al solito. Mi sono sentito un pochino meno Anche io. trasportato con la situazione che c'è stata, comunque, credo. E poi comunque la sensazione è sempre quella, speriamo non sia fumo negli occhi, perché quando ti senti con le spalle al muro è molto più facile tirare fuori la prestazione, e quando poi ti ritrovi davanti il Lecce o una squadra che con tutto il rispetto vedremo un attimo di che passa, cioè nel senso se è cambiato veramente qualcosa o no, se sta cambiando sì. veramente qualcosa o no. Comunque Fonseca negli anni ha sempre dimostrato di fare delle grandissime figure con delle squadre medio piccole e poi magari tirarsi fuori la grande prestazione con le spalle al muro con le grandi squadre. Chi nella sua storia ce l'ha avuta un po' questa tendenza, ma parlando un attimo di campo, se posso, mi dispiace tantissimo, tanto per Rafa Leao, che io ho amato. Per me dopo Ibrahimovic, da quando ho smesso, ma anche prima nella cavalcata a scudetto, per me Leao era il top player del Milan. Mi sembra che abbia preso una parabola veramente, cioè è veramente inerme, il giocatore sembra involuto. Anche ieri quando c'è stata la reazione di tutti i big non c'è stata la sua, cioè ha fatto uno strappo, se mi ricordo, e basta, nient'altro. Prima aveva molta più riverenza nel puntare l'uomo, rischiava molto di più, adesso mi sembra che torna sempre indietro, prova a calciare da fuori che non è il suo. Vedo una differenza tra lui e Pulisic veramente abissale ad oggi, e mi chiedo se un Okafor più brillante, un Pulisic sulla sinistra provando eventualmente a giocare con il web eccetera eccetera potrebbe essere una soluzione, perlomeno perché per adesso, per come la vedo io, eventualmente iniziare senza Rafa potrebbe fare bene a tutti e due, nel senso che poi potrebbe anche riaccendere qualcosa in lui. Questa è un'idea. Poi, ultima cosa, Vai. la squadra smantellata negli ultimi giorni di mercato va a finire che tocca giocare con Morata 9,5, 2 attaccanti rosa perché Jovic è non pervenuto, e che facciamo? Questa è la domanda, cioè vedo un po' comunque ancora di confusione. Tutto bellissimo, tutto fighissimo, mandato già un po' di messaggi a qualche rattino, però poi dopo speriamo che quei idee si chiariscano e che tutto vada a posto. Ciao. Sempre forza Milan. Ciao. Ciao. Ma ha buttato 8 temi diversi Sì, uno dall'altro. sì. Bene, Ma- prendiamo uno per tutti. Guarda, Decidete. io su Rafa ti dico la stessa cosa che ho detto su Loftus, cioè quando tutti danno qualcosa in più, se non lo dai si vede ancora di più, cioè purtroppo si è visto questo e sinceramente non mi sembra neanche Okafor che sia nel suo momento migliore, quindi cioè tirarlo fuori, sai, lui ha un carattere che non so cosa, lo dico sinceramente, non so cosa sarebbe meglio per Leao in questo momento, cioè potrebbe aver ragione l'ascoltatore che farebbe bene a entrambi, come no, come peggiorare, cioè non lo so in questo momento. È stato il primo tempo più brutto di Leao da quando è al Milan, probabilmente. Cioè è stato un primo tempo imbarazzante, però la stagione del Milan passa anche da Leao Per forza. in qualche modo, in un modo o nell'altro, quindi bisogna far sì che giochi nella miglior condizione possibile, mentale più che fisica, direi. E riparto dalle scene finali della partita, quando lui e Abraham erano praticamente vicino a Fonseca a caricare tutti, come hanno esultato, quello che abbiamo visto poi nei social, cioè bisogna ripartire da lì, aggrapparsi a quel Rafael Leao sorridente, perché è tornato a sorridere,
nel fine partita e non accadeva da qualche mese, ed è una notizia, quindi mi auguro e spero che possa ripartire da quel sorriso lì, perché ieri hai visto una categoria in questo momento dal punto di vista della mentalità, parlo Christian Pulisic, che ne hai vista un'altra, Rafael Leao. Allora, adesso andiamo subito al telefono, visto che c'è già un'altra telefonata. E io ti dico, a 25 anni e con tutto quello che è già successo nella sua carriera, che sembra uno di 32, sì. per quello che ha fatto e non ha fatto, mi sembra che sia anche un pochino arrivato il momento di fermarci, tra virgolette, entrambi, e che entrambi facciano dei passi avanti. Non è giusto che sia il Milan ad aiutarlo, né che lui sia ad aiutare il Milan. Se si vuol fare questo matrimonio bisogna essere in due adesso, stop. Cioè, diciamo così, l'attesa di aspettare Rafa, e Rafa, come è successo anni fa, che invece ti prende, ti tira fuori magari in alcune partite, non può essere più. No. Come è successo nel derby, hai visto che se c'è, diciamo così, tutto il resto dell'impalcatura, puoi anche fare a meno di Leao e vincere senza Leao, come in tutto il mondo del calcio certo. è. Però gli è stato anche dato questo, da 2 anni. Appunto, quindi bisogna rimettere in mezzo A, la squadra, B, lui si deve essere sentito in mezzo, se no non... A me per me non andiamo da nessuna parte, come ha detto Henry, senza quei 10-15 gol Però di ti Leao. dico, Quindi... questo lo analizzo dal punto di vista umano, non perché io sia una psicologa, ma perché cerco sempre di vedere anche quello. Per quanto è umorale Leao e per quanto soffra le critiche, perché ragazzi le soffre, cioè palese, perché sennò non fa quello che fa sui social, cioè dovrebbe anche un po' cambiare l'ambiente su di lui, cioè non lo sto vittimizzando, sia chiaro. No, fammi parlare, nel senso che cioè è un ragazzo che le critiche le vive male e ha sempre questo risvolto, come dire, adesso ti faccio vedere io, cioè se lo dovrebbe un po' togliere lui, perché devi fare il professionista e tutti i professionisti sono criticati, e un filo meno bombardarlo i tifosi, perché come ha detto Angelo è vero che ieri sera, cioè, alcuni hanno pensato prima a criticare lui che a godersi la vittoria, cioè in questo momento è una cosa che proprio fa ognuno al male dell'altro, perché lui, ripeto e lo ribadisco, si deve un po' dare una calmata da quel punto di vista, nel senso che soffre le critiche in maniera esagerata, perché mi sembra evidente, e lo mostra, cioè un po' troppo, cioè è proprio una cosa in questo momento che fa uno al male dell'altro, anche i tifosi che si arrabbiano tantissimo, non è il loro bene, non so se mi sono spiegata, cioè è proprio una roba che entrambi dovrebbero fare un passo indietro. È chiaro che poi ti possono dire vabbè, io il passo indietro lo faccio quando lui fa una buona prestazione, ok, però anche quando ha fatto buone prestazioni si è trovato il pelo nell'uovo, e lui questa cosa la soffre, anche perché Leao credo che legga tutto anche più degli altri, a mio parere, perché è sempre lì, cioè c'è una telefonata. Allora, ti chiudo così. Vuoi essere un campione? Purtroppo i campioni devono andare certo, oltre. Deve andare oltre, Se no, sei un buon giocatore. No, deve andare assolutamente oltre. E vai oltre. nella mischia di tutti. Se invece sei sempre sotto i riflettori perché sei il top, sei sempre sotto i riflettori. Pronto? Pronto? Ciao ragazzi, Marco da Milano. Ciao Marco. Ciao, io spendo poche parole. Allora, sono contento finalmente di aver visto un derby giocato con un po' di cazzimma, con ogni tanto spendere la botta, il fallo nel momento giusto, l'episodio di nervosismo, che era una cosa che non facevamo da anni, anzi solitamente al primo episodio ci scioglievamo in un gelato. E quello che diceva anche il direttore nelle puntate, ogni tanto diceva è il derby, è una partita che non fa testo con il resto del campionato, si può anche vincere perché è una partita a parte, va giocata in una certa maniera, quindi questo è. Su Leao volevo spendere solo una parola e fare un paragone, al di là delle critiche dei tifosi che uno può considerare giuste o meno, ma quando si arriva a essere uno dei top della squadra a livello di
stipendio quando si arrivano a certe cifre, come sta succedendo per Lautaro adesso all'Inter, che non segna ed è un po' messo sotto la lente di ingrandimento. Bisogna prendersi oneri e onori della posizione. Tutto qui. Ciao ragazzi. Ciao Marco. Marco. Ciao. Guarda, prendo l'esempio di quello che è successo ora in chat su Leao. Cioè, Matteo scrive: Leao al gol di Gabbia non ha esultato. Ma non è vero. Cioè, non è vero. Non è vero, assolutamente. Non è vero che non ha esultato, e soprattutto ha fatto casino, concedetemi la parola, a fine partita con Abraham, con la bandierina. Cioè, ma non è vero che non ha esultato. Cioè, è questo che, quando vi dico che c'è esagerazione da entrambe le parti, c'è esagerazione, perché non è vero che non ha esultato. Vabbè, Bea. Io sto cercando di far passare questo messaggio, perché così insieme non si va da nessuna parte. Lui soffre questo, i tifosi creano questo, cioè è proprio una cosa che non si c'è fa. C'è un modo per far andare bene che le lui cose. segni tutte le partite, Brava. prenda 8 tutte le partite. Brava. Va bene, ho capito. Lo so. Però, Tanto- però ci Ma si funziona potrebbe così. venire un po' incontro, cioè perché l'esempio che ha fatto l'ascoltatore adesso su Lautaro Apprezzo il adesso dopo tentativo, anni, Lautaro Cosa dopo anni? dopo anni viene criticato, in questo momento messo un po' nella fila del ciclone. ma... Bea, No, ma io sto cercando. Ma non... No, ma so che verrò definita come quella che difende i giocatori. Io Ma non in sto questo difendendo i caso, giocatori. Io sono la prima che ho detto che ieri sera si vedeva tantissimo come Loftus, che quando danno tutto tutti, se non lo fai si vede benissimo. Io l'avrei tolto anche prima, Leao, guarda un po'. Ma cioè bisogna un attimo darsi una mano, perché così, non so chi l'aveva scritto, Augusto credo, così è meglio che le strade si dividano, sono sincera, così. Cioè si va avanti così, è meglio che le strade si dividano. O entrambi si fa un passo, o è meglio dividersi. Non so chi l'aveva scritto, ma sono assolutamente d'accordo. Così non vai da nessuna parte. Per me. Lo so, ragazzi. Sì, adesso arriviamo subito. Vi dico, sono tutte belle intenzioni, ma nel calcio io non ho mai visto un ambiente che per 2 anni, che sta zitto e aspetta e incita un giocatore. Ma non è mai stato zitto l'ambiente su Leao. Sto dicendo un'altra cosa, Bea. Non è l'ambiente che fa i passi in avanti verso i giocatori, lo può fare per un mese, per aspettarti, per incitarti, eccetera, eccetera. Non lo fa per anni, non lo fa per un grande periodo. È sempre il calciatore che ti riporta da te, se vuole o può. Ecco, è difficile che un ambiente dica: guarda, facciamo così, per 6 mesi sospendo il giudizio, ti batto sempre le mani. Non funziona così. Telefono. Pronto? Sì, ciao, sono Ivan. Ciao Ivan. Ciao. Ritornando sempre sul discorso di Leao, vero, dopodiché il calcio è questo, però anche guardando la partita di ieri, se io analizzo il primo tempo e il secondo tempo, il Milan ha giocato meglio nel secondo tempo, quando è migliorato Leao. Alla fine, cioè, in sostanza le occasioni, la maggior parte delle occasioni del Milan sono state nel secondo tempo, quando è migliorato Leao. Guarda, ti dico, sì, hai ragione. Io un pochino lo lego al fatto che Inzaghi se l'è anche un pizzico cercata. Sì, arriva al centrocampo ammonito per due terzi. Anche, quindi ha dovuto fare comunque una serie di sostituzioni, e quello è anche vero. Dopodiché era per dire che alla fine a volte i giudizi sono sempre troppo eccessivi, cioè più che eccessivi sono tranchant, per utilizzare una parola, nel senso che ormai Leao quella non mi va, e quindi quella difficilmente se la toglie. Leao è quello che viene criticato anche l'anno scorso per il famoso colpo di tacco nella partita di Champions, quando alla fine analizzandolo lui prova a fare una cosa tra virgolette da campione che non gli riesce, e da lì viene criticato come se fosse un brocco. Cioè, come al solito viene accentuata secondo me la cosa dopo. È come anche la questione qui, quello che diceva l'ascoltatore 2 ascoltatori fa, se non sbaglio,
vinciamo contro il Venezia si dice ma Venezia è una piccola, vinciamo contro l'Inter, però l'Inter è una grande, bisogna vederle contro le piccole. Vedi che alla fine i discorsi a volte sono sempre quelli, cioè nel senso vediamo, poi è logico, il Milan deve basarsi anche sui campioni. Secondo me un altro che ieri ha fatto una partita comunque buona, ma non sui suoi livelli da campione, è stato anche Hernandez, allora, se vogliamo vedere. Quindi alla fine ieri secondo me abbiamo vinto di squadra, sfruttando il momento, sfruttando il fatto che nel calcio poi nulla è scritto, e se eviti di prendere gol nei primi 5 minuti forse la partita è meglio, come è accaduto magari nella maggior parte dei derby. Sì, aiuta. Anche farlo Aiuta subito, molto, perché 3 partite che segniamo dopo 10 minuti, quant'è? Anche quello aiuta, sì. Non aiuta sempre. anche quello, sicuramente. Poi vediamo come sarà il proseguo, e sicuramente 2 punti è un buon modulo. Effettivamente poi in squadra non abbiamo moltissimi attaccanti, però vediamo un po' come proseguire la stagione. Grazie Ivan. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao. Per me abbiamo parlato fin troppo. Ecco, appunto, facciamo un punto, andiamo a come capo. sempre. Che onestamente, Anche perché abbiamo vinto un derby abbiamo vinto un con derby. Gabbia, Menia. Parliamo dei protagonisti, perché Mora, alla fine di Leao magari Ragazzi, parleremo questa mercoledì. sera, oggi il mio computer ha deciso di non caricarsi, quindi tra un po' non vedrò più i vostri messaggi, pazienza. No, dicevo, parliamo dei protagonisti. Ricominciamo un secondo da mercoledì a dire chissà se Rafa con Lecce si risveglia. Andiamo in ordine. Mike Maignan. Partiamo dall'inizio e andiamo alla fine. Ha fatto 2 parate che fanno la differenza, su un corner a un certo punto mi pare, su quella girata di Lautaro. Anche quella su Thuram. Su Thuram. Se vai sotto 2-1 a fine primo finita. tempo. Fa una parata su Thuram pazzesca. Credo che lui soffra molto i momenti, cioè lui proprio perdere gli dà fastidio. Cioè credo che sia uno di quelli che non che si faccia affossare, però che proprio li vive male. Quindi ieri sera l'ho visto davvero anche lui con l'occhio un po' più acceso e le sue parate. Ma Mike fa sempre delle parate importanti. Il problema è che poi quando prendi 4 gol non te le ricordi. Però di suo spesso le fa, poi ci sono anche partite in cui non le fa e sbaglia. Però l'anno scorso io ricordo, perché nel mio quaderno degli appunti c'è scritto tutto, sempre, che le fa, però poi se prendi 4 gol chi se le ricorda? Nessuno, cioè è normale, anche qui. Però ci ha salvato davvero, soprattutto in dei momenti che se lo prendevi... Va bene, dai, telefono, pronto? Buongiorno ragazzi. Ciao. Sono molto felice, guardate, avevo chiamato qualche settimana fa e devo dire che onestamente ero molto arrabbiato. Sì. Oggi sono veramente molto felice, e siccome ho recentemente anche visto l'editoriale del direttore, la domanda è questa: una volta che hai questo atteggiamento, la squadra gira, gli uomini messi in campo in quella maniera e sei felicissimo per come va la partita, perché non è tanto la vittoria in sé, è il come è arrivata anche la vittoria che ti rende felice. Poi arrivi a che cosa? Arrivi a un punto in cui dici: ma se dovessimo giocare sempre così, avremmo gli uomini giusti per farlo? Va bene che il derby è una partita a parte, va bene tutto quello che vogliamo, ma abbiamo le persone giuste da mettere in campo sempre nella stessa maniera? Questa è una domanda che mi sto facendo da ieri sera, perché attaccanti effettivamente non ne abbiamo. Se ci pensate, a centrocampo siamo corti. E io mi faccio due domande, non riesco a trovare delle risposte, e poi ovviamente bisogna capire se la squadra riuscirà, come dire, a non farle, a non rendere vana questa vittoria, cioè non una vittoria di Pirro, ma che sia una vittoria in grado di potersi fare andare più avanti in campionato e ovviamente nelle altre competizioni. Cioè, non parlo soltanto del risultato in sé, ma proprio dell'atteggiamento. Ecco. Okay. Una buona giornata, grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie. Allora, lo analizzeremo. Non so il nome. Vabbè, ciao. Si chiamava Molto Felice. Grande, molto di cognome. Esatto. Quindi, lo faremo nel talk, perché era una cosa che volevo fare, impostare, diciamo, la lavagnetta con gli 11 che hanno battuto l'Inter e vedere i loro backup, tra virgolette, perché per me in un modo o nell'altro potresti anche cavartela, ma devi sdoppiare dei giocatori.
Cioè, per forza di cose, quindi devi utilizzare, che ne so, Okafor come cambio di Leao e come cambio davanti, Loftus-Cheek come cambio centrocampo. Davanti ce la puoi fare. Loftus-Cheek come cambio centrocampo e alla bisogna come, diciamo, sostituto della punta, mettendolo, no, un pochino più in tre quarti, a destra sei coperto, quindi te la puoi cavare. Ovvio che devi sdoppiare, tra virgolette, i giocatori. Il top sarebbe stato avere Abraham e non perdere Salmaker, in questo senso, perché saresti stato iper mega coperto, potevi spendere Okafor a quel punto veramente davanti, eccetera eccetera. Però secondo me anche con questo 4-4-2 il problema resta sempre il centrocampo. Ringrazio Salvo per la donazione e il rinnovo. Grazie Salvo per entrambi, 28 mesi qui con noi e i 2 euro con la domanda su Rafa, ma l'abbiamo già parlato Salvo, quindi abbiamo già soddisfatto tutto il resto. David, chi lo sa, Italian Music 85 o David, sì, può essere anche. Si è abbonato per la prima volta, così come Pietro Corbelli. Grazie a entrambi per l'abbonamento. Se non siete abbonati, voi lo potete fare a 0,99. Lì il tastino sotto la chat è quello col simbolo del dollaro, è a vostra disposizione per abbonarvi. Noi torniamo al telefono, Morgan. No. Sì. No, ma ha detto di no. E allora 02 49 42 8479, il numero per telefonarci. Ricomincio. Mike Maignan fatto. Emerson Royal, quindi. Primo tempo non bene, perché il gol sul gol dell'Inter sbaglia. Secondo tempo per me è un giocatore che quando la squadra si sacrifica tutta e funziona, questa è la stessa frase che dicevo su Calabria, ci sta. Cioè quando tutta la squadra dà tutto, lo aiuta, raddoppia eccetera, fa meno fatica. Quindi ho visto queste due differenze anche dovute alla squadra, però cioè sicuramente ha fatto molto meglio rispetto al primo tempo, dove nel gol va in difficoltà, ma non è l'unico che sul gol dell'Inter va in difficoltà, ci sono degli errori vari. Dico una cosa velocissima, poi andiamo al telefono. Per me non è un ragazzo, cioè è un ragazzo buono, tra virgolette, cioè ha un buon atteggiamento in campo, cioè non è uno svogliato che non corre, che non fa, ha dei limiti proprio tecnico-tattici. Questo ragazzo ha dei limiti tecnico-tattici, però a livello di spirito c'è, secondo me, è una cosa positiva, al netto, ripeto, dei limiti che ci sono evidentissimi tecnico-tattici che ha, però ha fatto una bella partita, secondo me. Io rimango diviso un po' in due. Sulla partita ha fatto una buona partita, quindi non c'è niente da dire. Sulla prestazione secca sulla partita è assolutamente un 6,5 abbondante, forse addirittura 7, se togliamo l'episodio del gol, che diciamo così si divide le colpe con Tomori. E Tomori non può far girare l'uomo così e facilmente far fare scarico, e lui non si deve staccare così velocemente dalla copertura di Di Marco. Sono un po' a metà. L'inizio del calciatore è un'altra questione. Pronto ragazzi, Davide dalla Svizzera. Ciao Davide. Ciao ragazzi, finalmente siete bellissimi quando si vince. Anche noi come Matteo Gabbia mia, abbiamo ragazzi, avuto quei 6 qui sulle spalle, proprio a farci venire la cervicale. Mamma mia ragazzi, mamma mia che goduria, mi sono guardato la partita, poi mi sono guardato quasi di nuovo la partita in un'altra lingua e gli highlights in tutte le lingue del mondo. Mi manca ancora l'arabo che non conosco e poi ce l'ho veramente tutte, perché è stata veramente una goduria. La cosa bella ragazzi non è che abbiamo vinto 2-1, perché rischiavamo anche di perderla 2-1 o di pareggiarla 1-1 o di vincerla 4-1 alla fine, cioè è successo un po' di tutto. Potevi anche vincerla 4-1, quindi la cosa importante ragazzi è che si è vinto, si è convinto, abbiamo meritato di vincere, penso questo è negli occhi di tutti. Sì, non hai vinto per caso, hai vinto bene, quella è la cosa, hai vinto bene proprio. Ragazzi, poi si sa in Italia specialmente, cioè quando il Milan vince è l'avversario che non è stato all'altezza, mai dare elogio a Milan, mi raccomando. Però questa cosa ci può anche andare bene, fa niente ragazzi, lasciamo parlare tutti. Io ragazzi purtroppo devo smetterla di chiamare Edo al lunch press, perché ci avevo detto 3 settimane fa ragazzi una cosa intelligente, però quelli non mi ascoltano, cioè quelli la buttano sempre alla sciaciara. Però io avevo detto a Edo, secondo me con un Abraham così perché non giochiamo a 2 punte?
E guarda un po', forse Fonseca vi segue, ragazzi. Forse O ti ascolta, non lo so, probabilmente la seconda. È intercettato. No, ragazzi, Stacca, io non vorrei Davide. fare il fenomeno, io non capisco nulla di calcio, per carità. va Però mi è piaciuta questa formazione, ragazzi. Io una cosa sola ti lascio, ragazzi. Sì. Io mi sono reso conto come Leao ogni tanto voleva attaccare il difensore in possesso palla. Una volta Abraham ci ha detto stai qua. E stavano sulla linea di metà campo e facevano giocare l'Inter là dietro, come ci fa giocare a noi l'Inter da noi. Cioè noi abbiamo giocato quasi a specchio con un altro modulo, però abbiamo giocato diciamo con la linea difensiva che non belli avanzava, che schisci, stava come lì. non abbiamo fatto negli ultimi 6 derby. Abbiamo giocato come una squadra seria di calcio, Come una squadra. veramente piacere, come una squadra di calcio. E poi ragazzi, Leao non me ne frega niente. Leao, ragazzi, passa la palla facile, ma però non fa mai niente. Rischia la giocata, ma però non la passa mai. Ragazzi, per me Leao è nel Milan. Sono contento di averlo al Milan, perché io so che appena Leao fa il Leao è tanta roba. Io in Serie A non lo cambierei con nessuno. Mi potete Davide. chiamare pazzo. Sì, Lasciamolo sei stare un lì. pazzo, ciao Davide. Grazie, Davide. Ciao ragazzi. Ciao. La partita più importante della settimana, ragazzi. Della Ciao. storia. Ciao, Davide. ciao. Ciao. Mannaggia. Va bene. Enrico Vianini, non cancello il tuo messaggio perché mi stai simpatico, ma dovrei. Cosa Miglior 22 della nostra storia, ha scritto. Solo perché siamo oggi. Enrico, mi segno il tuo nome. E comunque Salutiamo. non vorrei Comunque dire- bel Ok, nome. ci salutiamo Siamo lassù. ricchi. E comunque Dai. non vorrei dire, ma viene cacà a Milano. Eh. Io ritrovo il mio tesserino da giornalista che avevo perso e il Milan vince il derby. So, fate voi. Grazie Bea, gentilissima. No, grazie a lui. gentilissima. Cioè, che Grazie, arriva- Ricky. Grazie Ricky che hai fatto i miracoli, hai moltiplicato i pani e i Infatti, pesci. ma- Senti, se fosse un paio stato di qua paste sull'acqua li ha fatti Senti, anche se fosse sul stato naviglio. qua il tuo Bonifichino amico- al mio conto corrente senti, non se era. fosse stato qua il tuo amico Hamilton l'avresti fatto la stessa cosa. Ringrazio Quindi- Gianmarco È molto vero. Ortu che ci dona 10 euro. Gianmarco, grazie per la super Grazie. mega donazione. Grazie anche a Giuseppe Andreacchio che invece ce ne dona 2,50 e scrive: l'abbiamo vinta con l'atteggiamento e con Fonseca. Vero. E devo ringraziare Reno che invece ha rinnovato per il 30° mese. Speriamo diventi la normalità. Mentalità. Sì. Mentalità. È Speriamo ovvio. sia Io buona penso anche da che ci possiamo anche tra di noi dire la verità. Tutti noi abbiamo un piccolo dubbiettino Ci sta. che sia stata una sorta di Fuoco di paglia. esplosione per il derby e che poi succede il patatrack un'altra volta. Due- È ovvio 2-3 che il dubbio ti Milan resta, Vecchio. se no, perché abbiamo appena vissuto il mese e mezzo che abbiamo appena vissuto, non è che siamo figli del così. Ma è normale che ti comparsi venga sulla terra ieri, no, che ti ok. venga il dubbio. C'è rimasto il dubbiettino, ecco. Importante è togliersi il dubbiettino con Lecce, Leverkusen e Fiorentina per non arrivare alla sosta di ottobre un'altra volta con l'acqua alla gola, perché sennò un'altra volta ci rimettiamo. Lo sappiamo, i nostri limiti, i nostri punti di debolezza, dobbiamo fare di necessità virtù in questo momento e andare avanti, provare a vincere se caspita di partite, perché se vinci con Lecce sei primo in classifica. Per una notte, E quantomeno. chi gioca in difesa la prossima? Matteo Gabbia. E? Matteo Gabbia. Pronto? Pronto, buongiorno ragazzi. Ciao. Sono Mario da Modena. Ciao. Mario. Allora, io non voglio parlare di cose che magari avranno già detto tutti, però voglio raccontarvi le mie emozioni che sono state immense. Vai. Io sono un uomo di 65 anni, ieri sera ero con mio figlio, 2 suoi amici milanisti, trentenni tutti e 3, che sono in vedere la partita a casa mia. Prima della partita mi hanno detto tutti la stessa cosa, perplessità sull'allenatore Fonseca, però tutti quanti avevamo una grande stima sull'uomo, sulla persona, sulla bellissima persona che è Fonseca. Abbiamo parlato anche del maltrattamento che aveva avuto, soprattutto in una conferenza stampa. Io non so se posso fare il nome del giornalista che ha fatto una domanda. Eviterei. Benissimo, ha fatto una domanda veramente provocatoria, bruttissima al nostro allenatore e lui ha risposto con signorilità, con educazione, è stato veramente una persona bellissima. E quindi dico, ieri sera mi sono emozionato per lui e per il nostro Matteo Gabbia e
avevamo tutti, ma soprattutto io, ho pianto ieri sera dopo la partita quando ha fatto gol Matteo Gabbia, il nostro Matteo Gabbia, che è un gigante come cultura, come persona, come giocatore, milanista vero, e penso che possa diventare veramente il nostro leader in campo e nello spogliatoio, perché quando parla non dice mai cose banali, è fantastico Matteo. Se fosse Matthew Cage sarebbe sugli altari di tutti. Quindi io dico grande Milan, ma soprattutto grande Paolo Fonseca, che ha avuto coraggio, emozionante Matteo Gabbia. E vi ringrazio. Mario, grazie a te. Ciao, Ciao, grazie. Ciao. Ma guarda, più che altro, cioè, credo che nella faccia di Gabbia dell'esultanza ci sia davvero tutti e sei ci siano. Tutti e sei ci sono, e c'è quello dell'anno scorso, e io non voglio essere sempre, però la vigilia anche Fonseca l'ha vissuta con un po' più di umiltà rispetto all'anno scorso. No, in generale l'ambiente. Perché l'anno L'ambiente in generale, scorso, i giorni pre-derby, soprattutto il primo, quello del 5-1, che per carità poi la seconda stella è stata brutta, però per me quello del 5-1 è una vergogna che io ancora ho addosso. La vigilia, al di là della risposta che diede a me, che vabbè, mi sarei evitata di essere ricordata per quella domanda onestamente nella mia vita e carriera, però... Vabbè, a distanza di un anno, ma secondo te con Kier cambia il modo di difendere? vedi te. Ah, scherzo a parte. Però c'è proprio un Ma altro... guarda che in generale anche qualche giocatore nella settimana che portava al derby, è una parolina, è la storiella e quell'altro, stavamo derivando verso di là. Sì. Vabbè, del resto le origini sono quelle. Ma di là ci hanno fatto vedere che sono ancora loro, e in settimana Sì. hanno fatto Soprattutto il loro numero, che numero ha? 20? Io quando ho visto quella roba di Instagram mi si sono accese le speranze, perché quando si parla prima solitamente poi il campo dice: ah, tu hai parlato prima? Aspetta, che adesso arrivo. Telefono. Pronto? Buongiorno, Mauro da Perugia. Ciao. Mauro. Ciao a tutti. Allora, vedete, sono contento di una cosa, che Loftus-Cheek è stato fuori e noi abbiamo visto impegnarsi giocatori, Abraham, Morata, che hanno voglia di correre, di impegnarsi. Allora, da adesso in avanti io mi aspetto che il mister, la squadra, devo chiedere scusa anch'io, perché ci siamo comportati tutti malissimo, tutti, dal primo all'ultimo. Detto questo, ora chi se merita da giocare deve giocare, e anche Leao, se non si applica, deve star fuori e fargli capire che noi per diventare squadra dobbiamo fare questo, ma bisogna che l'allenatore sia supportato in maniera corretta, in maniera onesta. Grazie e buona giornata. Ciao Mauro, Ciao, ciao. Ma tra l'altro Matteo Gabbia, ma perché non lo facevano salire, poverino, sul... È perché non era capace, è carte- caduto 2 volte. Sì, ma ogni volta che provava c'era qualcuno che lo prendeva, lo tirava giù. Sì, tra l'altro avete visto l'esultanza di Toriani sul gol? Sì, bello. Anche lì. Cioè, Vabbè, ma è normale, ragazzi, ma se hai questa roba dentro... io lo dico sempre, soffri lo ribadisco, loro sono sempre loro. Siamo noi che l'anno scorso... 2 anni fa? 3 anni fa? No. Mi hanno fatto un po' loro, sì, va bene. Vai, punta a capo. Ricomincio dal resto, anche perché ci sono altre telefonate. La coppia, vabbè, di Gabbia abbiamo già parlato. Tomori, se non ne parliamo, secondo me troppo, è Telefono? perché... No. Luci e ombre. È perché ha fatto il solito Tomori, secondo me. Cioè, è un po' frenetico, come sempre, però... Io riparto da questa coppia qui. Anche Fick, che è stato fuori una partita, no? Sì, una partita era stato fuori Fick. Ha bisogno di ingranare un pochino a livello proprio di continuità, e soprattutto il mio pallino è la coppia difensiva, cioè dobbiamo battezzare una coppia, cioè girare troppi difensori non fa bene, non che tu non lo debba mai fare e tu debba giocare 55 partite con Tomori e Gabbia, stop, punto, anche perché hai speso dei soldi pure per Pavlovic.
però bisogna battezzare la coppia titolare, poi di conseguenza ti regoli e ti orienti. O quantomeno uno dei due. O quantomeno, esatto, uno due. fisso, e per quanto mi riguarda deve essere il 46. Telefono. Pronto. Ciao Morgan, dimmi, cosa ne pensi del derby? No. Va bene, telefonate 0249428479. Passiamo a Teo. Passiamo a Teo? Per me si è impegnato molto di più difensivamente, cioè ha capito che forse doveva, anche se ogni tanto si dimenticava, ma come anche a destra, cioè tanto quello è il nostro difetto e gli avversari giocano su quello, cioè che i due terzini purtroppo lasciano i buchi. Però a un certo punto credo che si sia accorto che ieri sera c'era più da fare qualcosa dietro che qualcosa davanti. Cioè l'ho visto un po' più un focus dietro, anche se palesemente non è il suo stare dietro, cioè, però io vedo sempre le stesse lacune lì sulle fasce quando spesso lasciamo buchi. Tanto il gol dell'Inter viene anche da lì, come gol quasi tutti che abbiamo preso quest'anno. Però bene o male credo che si siano limitati i danni. Non credo sia stata la miglior prestazione di Teo, ma perché tanto la miglior prestazione di Teo ce la ricordiamo se fa qualcosa in avanti, cioè è inutile prenderci in giro. Poi sì, l'anno scorso ha fatto anche il centrale, però le migliori prestazioni di Teo ce le ricordiamo quando fa qualcosa in avanti. Guarda, ti dico, Pietro è in onda 0249428479. Forse ci stai solo ascoltando, evidentemente. Se no, guarda. Qua non ci sta solo ascoltando. Ma hai ragione. Pietro è in onda, guarda, sotto di me, proprio qua sotto. C'hai ragione anche te, è vero, è una cavolata. Allora, mi prendo una cosa del derby di Teo, finalmente senza eccessi. Né in positivo, né in negativo. Né in negativo. Anche quando Dumfries al quarto minuto gli ha tirato con la mezza spinta, che lui si è rialzato con sto sorrisino sornione, ho detto, meno male che non ti alzi con una faccia strana, non gli tiri l'occhiataccia già, non gliele prometti. Andata bene così per me il derby di Teo. Pronto? Con la fascia. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao. Sono Valerio. Ciao Valerio. Ciao. Allora, intanto vorrei dire che oggi sembra il primo giorno di primavera, o il secondo, più che al turno. Sì. Però, per tornare al vostro fuoco di paglia, sì. Intanto vorrei dire che ci sono dei segnali positivi partendo da Ibra, perché quello che abbiamo appena passato, comunque io per coerenza non lo dimentico, e già ha fatto un passo indietro, una cosa che non è da lui, era invece, ma mi ha sorpreso molto. E poi spero veramente che analizzino comunque gli errori che abbiamo fatto, comunque le cose che si sono viste, soprattutto i nostri punti deboli, perché ieri ne abbiamo avuti molti nonostante la nostra grande partita sul piano morale, perché vedere Fofana impostare, sbagliare così tanti palloni, vedere comunque il centrocampo che una volta saltato 4 attaccanti già con Liverpool e anche in questa partita, nel momento in cui gli attaccanti passano, cioè gli avversari passano nella nostra prima linea dei 4 attaccanti, poi dopo scaricano la palla dietro e abbiamo problemi, secondo me è una cosa che potrebbe farci male nel futuro. Però oggi veramente è un derby fantastico e insomma volevo sapere anche un po' la vostra su questi aspetti che secondo me tra qualche partita potrebbero farci male, perché comunque, come state dicendo voi, non abbiamo non abbiamo due squadre come l'Inter, e con così tanti impegni potremmo ricadere un po' negli errori che faceva sempre perché comunque più o meno i giocatori sono quelli, quindi faceva buone partite e poi dopo commetteva gli stessi errori. Abbiamo commesso gli stessi errori all'inizio con Fonseca, ora che abbiamo trovato una buona via spero veramente che non riprendiamo a commettere gli stessi errori che si sono visti ieri, perché abbiamo giocato meglio dell'Inter. L'Inter è calata nel secondo tempo, soprattutto anche con i cambi di Inzaghi, però allo stesso modo comunque riuscivano a metterci in difficoltà. Va bene. Poche volte. Grazie. Ciao. Per me non dobbiamo porci troppi drammi o problemi adesso,
Cioè, nel senso, regà, abbiamo vinto il derby, accendiamo sta stagione, pedalare, forza, andare, dai. Anche perché la prova ce l'hai venerdì ed è una prova perché è Lecce. No, dico, dai, forza. Cioè, mettiamoci in moto adesso. Svegliamoci, tiriamo dritto, stessi 11. Proviamo a migliorare le cose che non sono andate, come magari il primo tempo di Fofana, come l'errore nel gol, come attivare Ona Rafa Leao. Però andiamo, cioè non starei troppo qui a dirmi però vedi il primo tempo di Fofana, però vedi quello, però vedi quell'altro. Cioè abbiamo vinto una partita, ripartiamo dallo spirito del finale della partita, da tutti attorno a Matteo Gabbia, da quell'esultanza, da questa vittoria, dall'urlo sotto la curva sud. Sfruttiamo l'inerzia positiva. Poi sì, ci sono tanti problemi ancora, perché non è che Milan-Liverpool è di un mese e mezzo fa e Milan-Parma è di 2 mesi fa, Parma-Milan è di 2 mesi fa. Ci sono un monte di problemi, ok? Perché a centrocampo hai 4 mascherati, di cui devi capire come sfruttare Fofana, devi capire se Reinders ti fa 50 partite a questi ritmi in centrocampo a 2. Ci sono un sacco di problemi. Vabbè, dal punto di vista fisico un po' dei nostri sono andati su tanto di livello. Appunto. Quindi ci sono una marea di problemi. Detto questo, regà, 8 punti in classifica. Se vinci, guardi il weekend di Serie A da primo in classifica. Andare, forza, dai. Anche perché la partita te lo consente. Sì, Milan-Lecce di venerdì sera. Io mi tengo moltissimo di quello che ho visto, ma soprattutto il fatto che eravamo a 1 centimetro, e potevamo essere veramente a 1 centimetro dal dire la squadra perde leggermente magari il derby e salta Fonseca. E invece la squadra ha dimostrato che crede in questo allenatore. L'abbraccio finale, il modo in cui ha lottato, non so se avete giocato, visto nell'esultanza il gol, quando Morata va da Fonseca lo scuote. Comunque il rapporto fondamentale tra allenatore e giocatori c'è. Poi bisogna costruire tutto il resto della questione. Il rapporto c'è, poi si può andare in campo e sbagliare la formazione, sbagliare l'atteggiamento, sbagliare le partite, perdere, eccetera, eccetera. Ma almeno c'è ancora, diciamo così, connessione tra le due parti, che sono le due parti fondamentali, e non si va da nessuna parte, se no. C'è anche da dire che in tanti di voi che hanno chiamato hanno sottolineato la conferenza stampa di sabato, eccetera, per carità, però anche la settimana in sé è stata brutta, cioè non è che sono stati solo la conferenza di sabato, ma le voci fatte uscire da su, perché Fonseca, ragazzi, da mercoledì mattina c'è esonerato, noi abbiamo fatto 4 talk su chi lo sostituiva, ma non perché volevamo farlo noi, perché per stare sul pezzo, le chiacchiere cioè, quindi state. voglio dire, va bene la conferenza di sabato, ma anche tutto il resto che gli ha fatto vivere una settimana che prima di un derby io non auguro a nessuno vivere una settimana così, Cioè vive una settimana da esonerato dopo 6 derby persi, un ambiente distrutto e fiducia sulla partita 0, perché vi ricordo che in tanti, l'avevo detto anche nel mio editoriale, ci scrivevano io ragazzi il derby non lo guardo, quindi cioè situazione veramente... Abbiamo anche preso, diciamo così, una settimana di silenzio, perché alla fine è stata riempita da altro, ma non da i protagonisti, perché se avete visto non è uscita un'intervista Meno male. di un giocatore, non Meno è uscita male. una dichiarazione a conforto di Fonseca, siamo stati completamente in silenzio. E ovviamente si è riempita di quello che era successo settimana, cioè la telefonatina, il contattino, e prova a sentire la gente cosa ne pensa, se dovesse andare male con quell'allenatore, ma è uscito tutto quanto. cioè... E preparare un derby così in effetti è... No, perché va bene che i colleghi avevano fatto delle domande, però non è che le hanno fatte perché se le sono inventate. Allora, le hanno da un fatte certo perché... punto di vista un gran vantaggio di Fonseca è che non sia in questo ambiente da tempo e che magari ha staccato la spina in tutti i sensi, ha spento quello che doveva spegnere, non ha letto nulla e è andato dritto. C'è ha Krypton fatto bene. che ha regalato 10 abbonamenti. Grazie. Grazie mille, vinti da Rowan Piscopo. Adesso ti voglio.
Ale, Marca Sciavit, Pietro Corbelli, Pietro Corbelli no, Paolo Campagnoli, Giuseppe Andreacchio, Paolo Romano, Pierluigi Insogna e Stefano Scarpanti. Grazie a Krypton, grazie mille. Ha vinto anche Antonella Vatrano e Raul Mihail. Scusa, non le avevo no, perché letto. sono 10 giustamente, come i punti del Napoli, non so. no, cosa niente. volevi dire? No, stavo per dire una roba, ma non meglio evitare. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Giuseppe dalla Toscana. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Brevi considerazioni. Vai. Sono contento per Fonseca, per come è stato trattato e soprattutto per come è stato abbandonato anche dalla società. Perché sappiamo tutti che insomma le colpe delle cose che non vanno sono da attribuire alla società più che all'allenatore e in parte forse anche ai giocatori. E qui, seconda considerazione, quando si parla di leader, spesso si parla di leader emotivi o leader tecnici. Ecco, Leao non è né l'uno né l'altro, perché è stata l'ennesima grande partita, e non parlo di quelle col Venezia o con squadre cosiddette piccole, dove si nasconde, non partecipa al gioco e dove non corre quando tutti gli altri lottano su ogni pallone. E io credo che questo sia l'atteggiamento sbagliato che un calciatore come lui soprattutto ha in campo e non va bene, perché spesso può rendere inutile tutto l'impegno che mette la squadra e questo può creare molti danni. Ieri il passaggio che poi ha dato il là all'azione del gol dell'Inter è il suo, e non è il primo passaggio che sbaglia, ma non perché non abbia le doti tecniche, è perché gioca con una sufficienza tale da essere irritante e anche insomma controproducente per quello che fa la squadra. Detto questo, ieri mi è sembrato di rivivere un derby, un'emozione in una partita, ancora di più in un derby, quando ho visto che la squadra aveva approcciato bene la partita e di conseguenza è cresciuta anche la tensione, perché mi sono approcciato, credo come tanti di noi, senza tensione, quasi scottato, quasi rassegnato. Invece con l'andare dei minuti cresceva la tensione, perché cresceva la squadra. Ecco, sono tornato ad avere un po' di tensione durante la partita e fortunatamente è andata bene, grazie a Gabbia anche, e sono contento che sia stato suo. Giuseppe, grazie ancora. Ciao Giuseppe. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao. Ovviamente Gabbia prende le prime pagine, ma ci mancherebbe altro. Vediamo con quanto ha vinto. Ma Gabbia si prende le prime pagine perché ci eravamo già detti post Liverpool. Sì. Quei 10 minuti finali è il modo per rivincere il derby dopo anni, perché quel signore lì che poi fa il gol all'89esimo, negli ultimi 10 con il Liverpool sapevamo tutti aver già perso, ma entra lo stesso pensando di comunque dover far gol, si butta dentro in un paio di palloni alti e tra l'altro quasi ci va anche vicino in un paio di occasioni. Sì, Nunez non la tocca più praticamente, vabbè che loro erano col freno a mano tirato, però perché Nunez si può perdere, smette di toccarla. No, perché come Ebram, giusto? Metti in campo qualcosa di diverso, cioè metti in campo una componente che non è negli algoritmi. Cioè la componente cuore nelle tabelle, nei dati, nelle statistiche, nelle analisi dei giocatori non c'è. E non si sostituisce. Non si sostituisce, non si compra, non si vende. Se la trovi te la devi tenere stretta e se la trovi la devi mettere in campo. Cioè poi sì, il calcio è uno sport ultimamente che viene studiato e vivisezionato in 1700 parametri diversi, per cui tu puoi costruire una squadra numericamente che ti faccia, però poi devi andare in campo e la testa e il cuore non sono in questi parametri. Quindi Matteo Gabbia ci ha fatto rivivere cose che non vivevamo da un po' di tempo. Comunque, a proposito di numeri,
ovviamente sta stravincendo il nostro Man of the Match grazie a MSC con il 56% dei voti, che su 4 davvero tanto, il 23% Pulisic, il 18% Reinders, il 2% poverino Mike che è sempre bistrattato, però, però ieri ci mancherebbe però altro. cioè, cosa gli vuoi dire? Normale, cioè Matteo per me poteva anche vincere, cioè potevamo anche fare anche non gabbia nei 4, con tutto il rispetto per gli altri 3, però Va bene, il terzo è arrivato Reinders che con Fofana ha fatto il centrocampo. 2 parole su di loro perché poi dobbiamo chiudere sull'attacco. Abbiamo ancora quanto? Un pochino. C'è una telefonata anche. Sì, vuoi prima del telefono? No. Allora, Reinders molto bene, finalmente anche lui è cresciuto nel secondo tempo, mette una palla, ragazzi, per Gabbia, che Gabbia è bravo a dare di testa, devi metterlo quel pallone lì. Quindi beh, anche quello di prima con Ebram, esatto, e quindi molto bene. E finalmente anche lui, come per Pulisic, finalmente una prestazione da 7 e oltre in un big match, quindi sono contento. E Fofana il primo tempo non da mani nei capelli, ma quasi. Il secondo tempo invece per me ha fatto veramente ho visto il centrocampo nel secondo tempo ed era una cosa che al Milan non accadeva da un po'. Fofana mi dà sempre l'idea di uno che è arrivato ieri, ed è qui da 1 mese e mezzo, ma mi dà ancora l'idea di uno che non ha ancora bene afferrato cosa gli viene chiesto, perché si trova in mezzo al campo. Un pesce fuor d'acqua. Primo tempo il centrocampo, ma non è che era in difficoltà, cioè lo l'errore vedevo proprio quando prende il giallo, perché vuoto. porta la palla talmente tanto, perché ha lo scarico e non lo fa, Porto. Poi c'è l'appoggio esterno su Teo, non lo fa, è un po' Porto. un pesce fuor d'acqua. Sembra spaesato. Poi mi vado a chiudere, sono d'accordo. fa ancora errori, l'ho già detto più di una volta, mi sembra poi di ripetermi, pensa troppo, che è un difetto in questo momento, cioè ancora non ha in testa le giocate da fare, quelle distinto tra virgolette, nel senso che gli automatismi, che prendo io la palla, se sono girato di qui la palla deve andare però di là. Bisogna dire che è anche molto solo sì, cioè, ma gli diamo ancora il beneficio del tempo. Sì, primo però tempo il secondo rischiava di essere secondo tempo per me è cresciuto tanto anche lui, soprattutto dal punto di vista fisico, cioè ha fatto 2 o 3 recuperi che poi la consegna Reinders e accadono cose, quindi dai, diamogli tempo. È ovvio ragazzi, non è che cioè ma questo non è che quando abbiamo preso Fofana, però è anche più solo di Frank, appunto non è che sia ed è più solo, quindi calma. Andiamo calmi su Fofana. Secondo me serve un po' di tempo, sì. Dai, pronto? Ciao ragazzi, io vi saluto dalla Romania, vi sto seguendo ogni tanto, guardo tutte le partite, ho visto pure il derby di ieri. Volevo farvi una domanda, tanto che siete carini, adesso siamo in una situazione diciamo migliore rispetto a quella della settimana scorsa, ma secondo voi noi siamo coperti dal punto di vista diciamo difensivo sulla fascia destra? Perché ieri, guardando un attimino Emerson Royal, lasciando stare il primo gol quando lui è arrivato a spingere nel centro lasciando libero l'uomo sulla fascia, ma voi in genere vi fidate di questo tizio? Perché a me non piace, l'ho seguito pure al Tottenham e mi sembrava che ha delle carenze, per questo volevo parlare un attimo con voi, vedere se forse ho io un problema o lui è un giocatore che forse un contributo sulla fase offensiva ce lo può dare, ma difensivamente mi sembra ho capito. Grazie, ti rispondiamo. Grazie giornata. mille, ciao. No. Guarda che mi ha fatto straridere questo tizio. No, cioè non sono tranquillo con Emerson Royal come non sono tranquillo con Calabria. Il Milan ha ancora, nonostante i 18 milioni spesi, un buco in quella zona di campo lì. Bisognava cercare anche un terzino diverso da Calabria, secondo me. Infatti, invece abbiamo preso, non dico la copia brasiliana di Calabria, no, perché le caratteristiche comunque sono un po' diverse, però non hai fatto un upgrade, ma forse non hai fatto neanche un downgrade, quindi Ma per me non è che non hai fatto, non hai fatto un upgrade, ma al di là di quello non hai neanche fatto qualcosa di diverso. Cioè per me ci stava a tenersi Calabria, che tatticamente ogni tanto
ha fatto anche bene in alcune partite. Carenze difensive Calabria le ha, sì, poi davanti a certi giocatori tira fuori la prestazione della vita, però proprio le caratteristiche dovevi andare a prenderle diverse, cioè dovevi magari andare su un terzino più difensivo, come poteva essere Kalulu. Cioè per me la coppia Kalulu-Calabria ci poteva stare, al di là che, ripeto, il tempo ci dirà se è un upgrade o no. Per me no, però è proprio che sei andato a prendere le caratteristiche, non dico uguali, però simili, quindi sono due invece che uno. Ripeto quello che ho detto prima, la partita è una buona partita e quindi bisogna dare i meriti del fatto che ha fatto una buona partita. Sul valore del giocatore, e ripeto anche questo, non mi sembra un giocatore che ti fa aumentare il valore, anzi è lo stesso giocatore che quando entra la prima partita fa quel passaggio orizzontale che quasi ci costa un gol, è lo stesso giocatore che nell'ultima partita fa quel pallonetto in area di rigore per Pavlovic, è lo stesso giocatore che invece sa fare quel bellissimo cross per il colpo di testa di Leao. È un giocatore così come Calabria, da prendere esotico, così, è uguale, esotico forse è la parola giusta, è da prendere così. Uguale, le stesse cose che dicevamo su Calabria, cioè alla fine se ci pensi ti ritrovi nell'esprimere anche gli stessi concetti. Per me Calabria non ha le punte del 4 difensivo magari di Royale, del 7 del cross che abbiamo visto ieri. Però è più, ha un range di voto più stretto. Esatto. Però non va neanche nel telefono. Pronto, ciao Bea, ciao Henry, ciao Simone, ciao Massimo. Ciao Massimo, ciao. Finalmente una chiamata dopo un derby dove il Milan ha giocato bene e ha approcciato bene. Per essere sincero, che mi porta a casa questo, già per questo Fonseca lo ringrazio. Perché ieri prima della partita, ragazzi, vista anche la formazione, ero molto preoccupato. Io guarda Massimo, stavo facendo il toto gol, cioè come lo prenderemo? Entro 5 minuti su palla inattiva, su cambio di gioco, su inserimento centrale, stavo già facendo il toto gol e invece abbiamo fatto gol noi. Bisogna dar merito all'allenatore, perché l'ha preparata bene, bisogna essere onesti, ha sbagliato tanto ma questa partita l'ha preparata bene, perché non abbiamo preso la solita imbucata in mezzo, anzi abbiamo fatto noi il gol con l'imbucata in mezzo, è una cosa incredibile. Pazzesco. Una cosa incredibile. Comunque io faccio i complimenti ai ragazzi, perché è vero che dopo la sosta, almeno dal punto di vista dell'approccio, sono cambiati, perché hanno sempre approcciato bene le partite. Venezia, Liverpool e Inter hanno approcciato bene, sono entrati in campo sul pezzo. Questo devo dire che si è visto il cambio. Poi Liverpool, parliamo del derby, secondo me ieri è stata una partita quasi perfetta per l'avversario che avevi. L'unica cosa è che c'è ancora quel vizio che per noi è capitale, ci mangiamo troppi gol, anche ieri ci siamo mangiati 3-4 gol, se finiva 1-1 ti mangiavi le mani, se finiva 1-1 ti mangiavi le mani, voglio dire, dobbiamo essere più cinici, perché contro l'Inter ne hai 3 di palle gol, se ne mangi 2 dopo non vinci. E io dico che comunque è andata bene, merito a Fonseca, che è stato bravo a arretrare di 20 metri la squadra comunque. Questo è stato di fatto, perché noi eravamo più corti e più vicini. Quello che diciamo da 2 anni in questa parte. Poi è chiaro che secondo me un 4-2-4 è sempre rischioso, perché ieri Pulisic ha fatto tanto in fase di pieno. Anche Morata, non è che gli possiamo chiedere 40 partite così. Esatto, se no devi avere dei ricambi, cioè vuol dire che devi reintegrare Jovic. Vabbè, quello è poco ma sicuro, credo. E comunque se devi giocare così ti serve un centrocampista, perché Loftus-Cheek non lo può fare. Cioè ragazzi, secondo me non è nelle sue caratteristiche quello, devi buttare dentro Musa. Speriamo, comunque dobbiamo sfruttare questa cosa che può darci un bel boost. Adesso vedere le partite giocabili, a parte Real Madrid, che vabbè, però quella lasciamo stare, no? Secondo me dobbiamo sfruttarla, perché la squadra c'è, l'avete sempre detto, la squadra c'è, non è perfetta, ma se messa in campo con criterio e con quell'atteggiamento che hanno, secondo me ce la possiamo giocare. Siamo a 3 punti, non buttiamo via questa ennesima occasione che il campionato ci dà, che niente perduto. Io ritengo questo, che ragazzi vado avanti e che i dirigenti imparino a fare dirigenti. Ho già visto ieri che Ibra ha ritirato un po' la barra dritta, secondo me anche quello è un bel segnale, che anche Ibra inizia a capire il ruolo che
che sta ricoprendo Speriamo. per Milan. Ragazzi, Massimo. Grazie, Massimo. Ciao, vi Massimo. ringrazio Buona e giornata. speriamo che duri. Forza Milan. Ciao. Ciao. Comunque non è detto che tu abbia bisogno di fare la partita di sacrificio sempre, cioè non è che hai davanti sempre l'Inter. No, infatti Devi devi iniziare a riuscire, pensare di vincere col cioè, pilota. devi riuscire a fare una partita in cui non fai le cavolate di Parma e le cavolate di Roma, però spero che non è che tutte le volte Morata si debba sacrificare così come con l'Inter, devi trovare un po' la quadra. Stavo vedendo qualche dato sulla partita e non è che Fonseca ci sta perculando. Perché dice di voler fare un po' un calcio di possesso. È già la seconda, terza partita che il possesso non lo facciamo. E anche questo derby parla di un Milan al 44% di possesso. Ed è un ennesimo derby in cui chi tiene meno la palla vince. Sì, stavo guardando, sono 3 i derby sotto il 50% degli ultimi 6-7, quello che è. La vittoria 3-2 nel 2022, scusate. A settembre, quella ribaltata dalla doppietta di Leao, il gol di Giroud. La sconfitta, vabbè, quello è un non derby, quello è il gol di Lautaro, il ritorno col 3-5-2, eccetera, eccetera, ieri. Ma quando analizzavamo i derby che pensavamo di poterli giocare, avevamo vista questa cosa. Siamo un po' più bassi, non andiamo all'attacco. Che poi prendiamo le imbucate centrali di Mkhitaryan. Ci apriamo, poi rientra Mkhitaryan. Il gol di Mkhitaryan ancora me lo ricordo. venivano poi, cioè, le studiavamo queste cose, vedevamo che chi teneva meno la palla e chi stava un po' più basso, poi alla fine era la squadra che vinceva. Ma non serviva, cioè, Mandrake. Con la rosa che abbiamo, soprattutto. Comunque vedo che si ha un po' la paura, no? Di essere contenti. Cioè, avverto anche dai messaggi. Ci sta. Cioè, tanto, voglio dire, la prova del 9, anzi le prove del 9 saranno le prossime partite. È normale. Poi ci sarà una partita importante a Leverkusen, quindi... molto tosta. Dai, faccio anche un giro di messaggi. Scrivete 2 righe, perché se fate il papiro poi succede un disastro. Un messaggino velocissimo, così magari c'è chi lavora, chi non può scrivere, non può chiamare. Per anni, non può chiamare, non può parlare, eccetera, eccetera. Leggo anche qualche messaggino dalla chat, mentre so che tra poco torniamo al telefono. Vabbè, Angelo è contento. Vabbè. Perfetto. E fin lì l'avevamo capito, Angelo. Antonio scrive: è giusto essere felici e ripartire da qui. Non eravamo scarsi e non siamo fenomeni. Sì, bisogna dipende dai momenti. Ripartire da qui, cioè punto e stop. Ripartire da quello spirito, da quell'esultanza. Vincenzo, con Leverkusen giochereste con le 2 punte? Hai giocato con l'Inter. Squadra di possesso anche loro, magari se ti abbassi e riparti. Sì, potrebbe essere un'idea. Io guarderei 17 volte Atalanta-Leverkusen in finale Europa League, punto. Cosa ha fatto l'Atalanta? Appunto. Allora. Però ha anche fatto la prima mezz'ora l'Atalanta a pressare come... Sì, tanto. Noi eravamo Super Saiyan a livello 1, l'Atalanta era Super Saiyan a livello 4. Cioè, era una roba folle come ha approcciato dal punto di vista dell'intensità e della pressione dell'Atalanta con la finale di Europa League. Però guarderei quella partita, perché è l'unica che hanno perso, oltre a quella con l'Ipsia. Faccio una velocissima infornata di messaggi e poi andiamo al telefono. Matteo chiede cosa ne pensiamo della partita di Fofana, secondo lui tra i migliori. Si è ripreso, tra i migliori per me tra i migliori per me no, tra i migliori ho visto altri onestamente, però mi auguro di vederlo in salita. Per ora lo vedo. Gabbia, Pavlovic complementari? Sì, no? Avete le idee chiare? Io andrei con Gabbia Tomori. Ok. Ti ha chiesto complementari, non se possono giocare. Se possono giocare. Quindi. A giocare possono giocare. Non è la mia prima scelta. Ok. Giorgio scrive: su Fofana a me non dispiace il lavoro che fa, ma rischia troppo la giocata. Quanto è bello vincere un derby. In effetti ci eravamo un po' dimenticati cosa voleva dire. Chiudo con l'ultimo, poi riprendo dopo la lettura dei messaggi. Milan ha 2 punti, più offensivo di avere una sola punta, lasciatali da sola, così sembriamo
con più giocatori in campo. Questo è vero. La tattica era giocare in 12, nessuno se n'è accorto, grazie. C'era anche Loftus, c'era, ma non si è visto. Torniamo al telefono, dai, pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Marcello. Ciao Marcello. Ciao. Beh dai, oggi stiamo bene, abbiamo dormito bene. Niente, solo un paio di cose, si è rivisto qualcosa finalmente, no? La difesa schierata, un centrocampo che alla fine ha tenuto. Ecco, una cosa che mi è piaciuto molto, ovviamente Gabbia, che per me è il numero 1 di ieri, e anche Abram, che mi ha veramente sorpreso in positivo. Un dato che ho visto sulla sovraimpressione a fine partita, poi aspetto il commento vostro, è stato Milan 4 falli fatti. Ecco, molto pochi, quindi vuol dire che qui la difesa l'abbiamo fatta di posizione, non andando a rincorrere l'uomo e a stenderlo, perché poi c'è stata la munizione di Fofana, va bene, ma mi pare che fosse l'unica forse, no? Forse non mi ricordo se ne hanno munito anche un altro, ma non si è visto quello che si vedeva l'anno scorso, dove tutti a rincorrere, far fallo, stendere, via, cioè finivamo con 5-6 munizioni alle volte le partite. Sì, c'era della nevrosi l'anno scorso. Ieri 4 falli fatti, a me sinceramente ha stupito, finché non ho visto la sua impressione non ci credevo neanche, l'ho guardata 2 volte perché ho detto ma sarà vero? Ma in generale pochi falli nel derby, anche loro ne hanno fatti 13 dell'Inter, 13, 4 ammoniti, insomma loro ne hanno fatti un po' di più, sono stati un pochino più cattivelli, però non devo dire, questo significa che alla fine, nonostante che si possa dire che l'Inter, la Coppa, la partita di mercoledì, tutto quello che vogliamo, però comunque sono riusciti a fermarli, ecco, diciamo così, vediamola così, senza dover, tra virgolette, picchiare, senza dover arrivare in affanno, e l'unica cosa che ti resta da fare è prendere e fare quello che puoi, no? Quindi scommettere il fallo per fermare i giocatori. Ecco, questo va bene, poi magari avessero fatto il fallo sull'1-1 sarebbe stato forse meglio come battuta, però siamo riusciti a fermare l'Inter facendo 4 falli in 90 minuti. Quindi questa è sicuramente una cosa che secondo me, poi come diceva lei direttore stamattina, vediamo se speriamo veramente che non sia il Paris Saint-Germain dell'anno scorso, che è finito 2-1, che è quello, Va bene, vi lascio. Ciao Marcello, ciao. Placido mi fa notare che gli spettatori sono quasi 800, ma i like sono pochissimi. Quindi perché non l'avete messo? Vero, cioè, verissimo, io vi faccio una domanda. Cioè, se non lo mettete stamattina. Ma quando lo mettete? Cioè, io capisco che vi piace che facciamo terapia di gruppo dopo i 2-1 col Parma e siamo qui noi a dire analizziamo la sconfitta col Parma. Mettete like perché siamo qui tutti i giorni. Un brutto esempio, ma vabbè. Però dovete mettere like oggi che abbiamo vinto il derby. Forza, ma che aspettate? Vi dico una cosa velocissima. Rispetto a quello che ha detto Marcello. Erano almeno 4-5 derby, per non dire 6 perché erano 6 quelli che abbiamo perso, però sono stato buono, 4-5 derby, che alle prime 2 ringhiate, i primi 2 sguardi, le prime 2 spallate dell'Inter, i nostri giocatori glielo facevano fare, cioè erano mosci un po', tipo vabbè. Sì, Teo ha giocato un derby, mi ricordo che non sembrava lui. C'è arrivato Dumfries, derby ha tenuto botta, Teo ha tenuto botta e non ha detto niente. Sì, che ti veniva a dire, Teo. Poi è è arrivato Pulisic e ha tenuto botta e ha risposto. È arrivato Morata e ha tenuto botta e ha risposto. Ha risposto con i tacchetti, tra l'altro. Ogni tanto far vedere un po' di carattere alla squadra avversaria, che se ti dà 2 spallate e vai giù ha il compito molto più facile, non fa schifo. C'è un'altra telefonata, poi vado un secondo sui messaggi, se no me li perdo perché sono veramente tanti. Una cosa positiva è la classifica corta che si è creata, gli altri ci hanno quasi aspettato che comincerà il nostro campionato. Secco e preso dall'entusiasmo. Ci credete allo scudetto, Domenico? No. Con calma. No. Con calma, comunque, prima di andare al telefono, ringrazio Pietro che ci ha donato 2 euro, ci ha scritto vi voglio bene, viva la C Milan, e Alberto che ce ne ha donati 5 con un emoji di un ragazzo che dice incredible. Incredibile. Va bene, Alberto, grazie. Grazie mille. Telefono, pronto? Pronto ragazzi, buongiorno, sono Armata. Ciao. Armata. Ciao ragazzi, Ciao. Io vi volevo fare una domanda sul modulo. Cioè, secondo me questo 4-2, 4-2-4, insomma, è un modulo che potremmo utilizzare anche
anche diciamo in futuro. Però non credete che magari per altre partite serva qualche diciamo aggiustamento, cioè magari basterebbe diciamo in alcuni momenti secondo me togliere Leao per mettere un esterno diciamo come è successo ieri, no? Sì. Un pochino più difensivo e magari reintegrare, come diceva anche prima Enrico, Jovic. Però io non penso che questo modulo sia soltanto una cosa di ieri, secondo me questo Milan io l'ho visto proprio bello solido diciamo in campo, prima vedevo proprio un Milan sfilacciato, no? Invece ieri ho visto proprio come anche a centrocampo, no? Non si vedeva che noi eravamo in 2 e che loro erano in 5. Quindi sembrava quasi che fossimo comunque sempre in 4, quindi forse con un pochino più diciamo di equilibrio o magari insegnando a Leao a tornare un pochino più spesso diciamo, ma anche a Pulisic, magari si potrebbe riproporre diciamo come modulo diciamo fisso. Ecco, volevo sapere la vostra, sì è un modulo che si potrebbe utilizzare di più e chiudo diciamo dicendo che in questo senso peccato aver dato via Saelemaekers, perché secondo me Saelemaekers l'avrei visto benissimo come riserva di Leao lì al posto in questo 4-4-2, ci sarebbe stato proprio a pennello secondo me. Grazie Armata. Grazie ragazzi. Ciao. No, ma effettivamente ieri avevi 2 linee da 4, c'è poco da dire. Anche Leao che è stato ectoplasmatico nel primo tempo, era lì. Non era davanti a fare i cavolacci suoi, poi quando gli avevi il pallone la ripassava indietro e rifacevi i cavolacci suoi, però avevi 2 linee da 4. Poi contro l'Inter hai dovuto dare l'impossibile dal punto di vista fisico per vincere, probabilmente hai dovuto chiedere tanto sacrificio anche alle 2 punte. Tanto. In altre partite magari alle 2 punte puoi chiedere qualcosa in meno, quindi tu non sei convinto da questo modulo? Non che si possa fare sempre, forse. Che non può diventare il tuo modulo fisso, perché... Quindi ritorni al 4-2-3-1? Perché non abbiamo giocato così ieri? Sì. Però un po' diverso. È lo stesso sistema con molta più corsa, molto più sacrificio e un baricentro magari un pizzico più basso. Però più o meno è quello. Però a centrocampo per me resta il problema grande di questo... nel senso, per me si è sentito meno fatica da parte del centrocampo anche perché tutti si sono sacrificati. Si è sacrificato Abraham, si è sacrificato Morata. Morata guardate che si è sacrificato molto, Non è una cosa da tutti. Poi va bene che ha giocato dietro alla punta dove giocava Loftus, ok, però un attaccante, un attaccante che fa quel lavoro, insomma, non è scontato, Adesso bisogna passare da un'eccezionalità alla normalità. Perché se inizi a giocare così, ma fai la corsa in meno, fai il recupero in meno, inizia, arriva Dorgu e dritto per dritto ti si butta dentro. Chiaro. Lo sappiamo già come va a finire, abbiamo appena finito di vederlo. Telefonata, pronto? Ciao ragazzi, sono Matteo Tornaredo. Ciao Matteo. Ciao. Niente, ieri è stata la vittoria dell'umiltà soprattutto secondo me. Ha fatto gol Gabbia, il gol della vittoria, Teo è stato umile, ma anche Raffa è stato umile ieri. Tanti lo criticano, ma secondo me comunque secondo tempo le occasioni sono arrivate tutte dalla sua parte, quindi la sua partita l'ha fatta, inaspettato, felice, ve la meritate soprattutto voi che ci avete tenuto compagnia in questo inizio di stagione tremendo. Grazie. Quindi buona giornata, a presto. Grazie mille. Ciao. Poi gli giriamo il bonifico. È vero comunque che... È vero che noi, ma no, lei, grazie. È vero, hai ragione. Beh, scusa, non ho capito. Io guarda che i chiama Milan post derby ho timbrato sempre, io e lui. Te no. No, chiama Milan sulla però chiama Milan sulla piattaforma viola e anche testimone Morgan, io e Harry timbrato tutti, tutti uno per uno. A proposito di Morgan, l'ultima telefonata poi salutiamo, quindi se c'è bene, se no. Posso dire che io li ho visti un po' poco umili loro anche in campo, per me loro avevano gli occhi, poi al di là dei cambi di Inzaghi che hanno certificato questa convinzione, perché ha fatto dei cambi in un momento critico che
per me eri convinto di vincere, però anche loro avevano quegli occhi da vabbè dai, tanto una sufficienza portiamo avuto a casa l'Inter. anche questo, cioè anche quando ha fatto mai gol vista. Pulisic l'1-0 Bravo Alessio. li ho visti un po', cioè proprio della serie, ma sì dai, ha fatto Non gol posso questo, dirlo, ma ma tanto bravo. adesso pareggiamo, cioè non lo so, li ho visti proprio molto Proprio superficiali, sufficienti. Sì. Ha fatto l'Inter, cioè, non è che ci muore molto. L'ultima telefonata, poi salutiamo, come detto. Pronto? Pronto? Ciao. Tocca a me? Prego. Ciao. Ciao ragazzi, sono Natale di Bollate. Niente, io dovrei sei essere col viva felice. voce? Perché ti sentiamo malissimo. Hai ragione, adesso mi sentite meglio. Molto meglio. molto meglio. Ok, perfetto, alla grande. Allora, dovrei essere felice, ma non sono per niente felice, sono piuttosto preoccupato, non accetto le critiche su Calabria, ma voi siete sicuri che Calabria sia un difensore e non abbia un altro ruolo? Lui magari nasce come difensore, ma uno come Calabria che ha tecnica, ha corsa, ha contrasto e roba di questo genere, non varrebbe il caso di usarlo come lo usa, come l'Inter usa Darmian nel suo modulo? Cambiando modulo, per me Calabria potrebbe essere uno dei migliori, anche perché in fase offensiva è molto concreto, però queste critiche a Calabria non le capisco. Poi la cosa che non capisco su tutti, noi abbiamo Pavolic, un giocatore il migliore, quello che ci è dimostrato essere il migliore, e lo teniamo in panchina perché il modulo ci dice che dobbiamo giocare con 4 dietro. Io penso che con 3 centrali come Tomori, Gabbia e Pavolic lo scudetto è alla portata. Poi il modulo di ieri è stata la mossa della disperazione. Fonseca non mi piace per niente, quella è stata la mossa della disperazione. Un allenatore che si presenta al Milan dopo aver visto che lo scorso anno abbiamo preso 49 gol in 38 partite, la prima cosa che fa, corregge, pone un correttivo alla difesa. Invece lui questo non l'ha fatto. Va bene. Ha preso 10 gol in 4 partite, lo so. Simone, ma Dimmi. fischio. Ci vuole il modulo di... Allora con Lecce, scusa, è l'ultima e chiudo, Simone. Con Lecce, visto che con l'Inter, che è campione d'Italia, abbiamo giocato col 4-2-4, con il Lecce dovremmo giocare col 4-1-5, o se no come Pioli, come gli è successo a Pioli, col 4-6. Pioli ha fatto il miracolo. Fermati! Ma più che altro, cioè... Respira, non volevamo salutare. Ditemi voi come giochiamo con Lecce, dai ragazzi. Va bene. Ciao. Va bene. Sono contento per la classifica. Bene. Dai, ciao, meno quello. Ciao. Marca, facciamo così, ne prendiamo un'altra. Dai, ti Sì, prego. perché E chiudere così. Ludovico voleva far vedere la sua maglia. Ludo. Ciao Ludo. Com'è? Bella. Oggi potevo portarla. Meno male. Oggi puoi girare per Milano con quella maglietta lì senza vergogna. A parte che non Bella devi dire mai maglia. con la vergogna. Mai vergogna. Entro i salvi dicevo. No. Ciao Ludo, a dopo. Da dopo. Va bene, prendiamo l'ultima telefonata, più che altro perché almeno diamo il tempo di respirare all'ascoltatore precedente. Che dire? Io mi sono fermato alle critiche a Calabria perché poi ho perso il filo, e al fischia. No, perché altro a me ha fatto venire l'ansia, proprio. perché proprio sentivo che non respirava, quindi mi ha Mamma fatto... mia. Però Milano Guarda, è vero, però. io sono molto sincera, io credo che oggi sia giusto un attimo godersi il momento. Poi è ovvio che la paura che sia un'eccezione ce l'abbiamo tutti, i limiti di questa squadra ci sono, i limiti della rosa pure, l'allenatore non è diventato Pep Guardiola in un giorno, però credo che oggi, dopo 6 batoste contro l'Inter e i loro sbeffeggiamenti, credo che sia giusto un attimo oggi godersi questa giornata. Poi tanto voglio dire, le partite ci sono, venerdì siamo già in campo a San Siro, quindi ci sarà modo e tempo di analizzare. Giovedì siamo in conferenza già, quindi sembra è domani vero. praticamente che si ricomincia. L'ultima telefonata, pronto? Ciao Simone, sono Mattia da Pescara. Ciao Matteo. Ciao, allora io innanzitutto premetto che sono super contento della vittoria perché
Il secondo che sento tutto in... Sì, abbassa il volume. Ho abbassato il volume, sì. Perfetto. Volevo dire un paio di cose. Innanzitutto, secondo voi adesso, alla luce della prestazione di ieri, i due centrali quali potrebbero essere i titolari? Perché Pavlovic penso che sia sì, un giocatore comunque imprescindibile, avendo anche caratteristiche importanti a livello di impostazione. Gabbia ieri abbiamo visto che ha giocato una partita eccezionale, comunque Tomori è in crescita. E poi seconda questione, secondo voi contro il Lecce bisognerà continuare su questa linea? Con questa linea intendo questo modulo, questo atteggiamento, oppure tornare un pochettino alle origini? Grazie. Grazie a te. Ciao. Sulla difesa abbiamo già in parte risposto prima. Gabbia deve essere in campo, poi lanciate la moneta, scegliete voi chi volete. Anche l'altro rispetto all'avversario. Rispetto all'avversario, esatto, però Gabbia deve stare in campo. Molto dipende dall'avversario. Io Pavlovic contro Lautaro e Thuram non sono sicura che... Infatti non l'ha messo. Dipende un po' chi hai davanti, perché Pavlovic ha un modo di giocare secondo me abbastanza evidente. Dipende molto dall'avversario. Contro l'Inter per me ha fatto bene così, nonostante Tomori abbia, ripeto, fatto una prestazione di luci e ombre, forse un po' più ombre che luci. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Tra le ultime due telefonate ci sono tutti i tifosi del Milan in pratica, negli ultimi due, tra l'estremo di qua e di là, e godiamoci questa giornata. Poi, come hai detto, oggi possiamo anche essere, diciamo così, sì. No, ma capisco, pensare al derby, sta. Punto. Cioè, Poi da domani pensiamo a Lecce, a Leverkusen. È importante che già da oggi a Milanello si pensa. Ragazzi, se non vince il derby, oggi eravamo qui a fare Camia col derby perso e con un nuovo allenatore. No, ma infatti dicevo, l'importante è che a Milanello già da oggi si pensi a Milan-Lecce, perché vale sempre 3. Si ha paura di scottarsi in questo momento. Valeva 3 punti Inter-Milan, vale 3 punti Milan-Lecce, vale uguale, non è che il derby vale di più nella testa per te, ma i punti in classifica che prendi sono sempre quelli, 3. Ci ritroviamo alle 13 con Lunch, alle 16 con il Talk, poi in serata non ci sarà Future Stars per il semplice fatto che stasera gioca Milan Futuro a Rimini, Carabea. Sì, a Rimini, c'è Rimini Milan Futuro, allo stadio Romeo Neri. La tua partita. Magari no. Grazie a tutti per essere stati qui, si è spenta. Con noi ci ritroviamo alle 13. Morgan, grazie ancora, metti pure la sigla, ragazzi. Con voi ci vediamo invece al Talk. Ciao. Da oltre 20 anni Europublishing è il punto di riferimento per i tifosi del Milan in tutta Italia. Con i nostri calendari, album di figurine, set cancelleria e carte da gioco portiamo la passione rossonera nelle case, negli uffici e nelle scuole di milioni di appassionati. Rivivi le emozioni delle grandi vittorie, colleziona i tuoi campioni preferiti e porta i colori della tua squadra del cuore sempre con te. Europublishing, quando la passione per il Milan diventa una tradizione. Visita il nostro sito europublishing.it oppure sfoglia il nostro catalogo su Amazon alla pagina Europublishing. Europublishing è qui che batte il cuore rossonero.